Bentornati a tutti su B-Maker Electronics, io sono Marco. Oggi ho qui in laboratorio questo voltmetro amperometro, più precisamente un M520, che accetta tensioni cioè misura fino a 100 volt, correnti fino a 10 ampere, poi in base al modulo che avete voi a disposizione. Su Amazon, su eBay si trova sui 5-6 euro. Adesso lo andremo a collegare, andremo a fare degli esperimenti per vedere come funziona e niente, seguitemi sul banco, andiamo a vedere tutto. Nella sua confezione troviamo lo strumento, quindi voltmetro amperometro, dove sopra andiamo a misurare i volt, sotto andiamo a misurare la tensione. Poi troviamo un cavo, serve per misurare amperaggio, difatti più spesso, sempre di colore nero e rosso. Troviamo un altro cavo con 3 fili, rosso, nero per l'alimentazione e giallo. Nella parte posteriore andiamo a collegare i fili. Allora, questo cavo serve per misurare l'amperaggio, quest'altro cavo per misurare la tensione. Inserito in contrario, no, inserito bene, così, perfetto. Troviamo una schietta più e meno su questo cavo di spessore grande e più meno e TV, sarebbe test voltage, su questi cavi, questi fili di minor spessore. Voglio farvi notare questa resistenza in SMD. Sopra c'è scritto R018, che sarebbe una resistenza di shunt che serve per misurare la corrente. Dietro c'è anche questo mini trimmer che serve per regolare i valori di tensione e amperaggio. Questo modulo ha sia l'amperaggio che i watt. Ogni tot secondi cambia il suo valore, quindi mostra sia l'amperaggio che i watt. Dietro possiamo vedere questo on, questo simbolo giapponese, cinese, e W, che sarebbe i watt. Questo vuol dire on senza watt. Quindi, facendo un ponticello a stagno tra queste due piazzole, davanti leggiamo solo l'amperaggio. Ho riportato sul quaderno il modulo M520, accetta 100 volt, cioè misura 100 volt DC con un amperaggio massimo da 10 ampere. Abbiamo 3 fili giallo, nero, rosso, rosso e nero per l'alimentazione. Qua accetta da 5 a 24 volt, a 30 volt, scusate, per alimentare tutto il circuito. Invece qua questi altri due fili rossi e neri per misurare la corrente. Andiamo a fare un semplice test per vedere il voltaggio. Allora, abbiamo detto, prendiamo questi 3 fili, rosso, giallo e marrone. Allora, nero, scusate, nero e il negativo, rosso e il positivo. Collegando già questi due andrò a fornire tensione, ad accendere l'alimentazione, già si dovrebbe accendere il modulo. Infatti si è acceso e non vediamo nulla, né tensione né amperaggio. Come potete vedere sotto, dopo un po' cambia da ampere a wattaggio. Per escluderlo potete fare come ho detto io, oppure lasciate così. Adesso
sposto un attimo la telecamera, vado l'alimentazione a 24 volt, vado a collegare il filo giallo sul positivo e difatti troviamo l'alimentazione 24 volt. Diminuisco dal mio alimentatore, lo porto, ecco qua, sotto 5 volt si spegne, con A5 scendo sotto 5, si è spento, quindi accetta da 5 a 30 volt. Mettiamo a 24, volt. Per farvi vedere l'assorbimento ho qui questa ventola da 24 volt e andiamo a collegare. Allora colleghiamo il filo rosso all'alimentazione positivo, mettiamo l'altro filo in nero da un'altra parte, colleghiamo il rosso sul filo nero, quindi in serie, il nero lo portiamo al negativo. Riesco a metterlo. Ok, è meglio. Provo a dare tensione e vediamo se funziona. Accendo. E la ventola sta girando e abbiamo un assorbimento di 2 3 con 4 watt, 0,4 watt e 0,2 mA. Possiamo inserire un pulsantino per interrompere il circuito, così do l'alimentazione, mostra solo la tensione, premo, la ventola gira, staccato qualche filo, sì, è staccato il filo giallo, premo, proviamo sia l'assorbimento che l'amperaggio e il wattaggio. Proviamo a fare un ponticello qui per vedere se misura solo l'amperaggio. Andiamo a provare, leggiamo l'amperaggio, infatti rimane solo l'amperaggio, quindi che il ponticello serve per escludere i watt. Su questo modello potete leggere anche una C, che sarebbe la temperatura, ma non su questo modulo non è compreso nessuna sonda per rilevare la temperatura. Fate molta attenzione a non superare i limiti di tensione. Allora, lo strumento deve essere alimentato da 5 a 30 volt, può misurare fino a 100 volt, ma ha bisogno di un'altra alimentazione e mai invertire i fili. Questo modulo M520 è utile per i progetti fai da te, per testare alimentatori motori e circuiti elettronici. È molto economico, su AliExpress o altri siti si trovano anche a pochi euro. Ok, su questo volt amperometro è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, se avete qualcosa da dire scrivete sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.